Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il momento di svelarvi la mia vera età. Non pensavo però di svelarvelo in questa maniera. Ciao miau, sono Esther, ho per sempre 13 anni e una settimana fa sono comparsa sul quiz televisivo chiamato Guess My Age su TV8. Per chi non lo sapesse, nelle puntate del programma i concorrenti devono difendere il montepremi cercando di indovinare l'età di 7 sconosciuti. Io nella puntata dell'11 maggio ero la prima di questi 7 sconosciuti. Nel video di oggi vorrei raccontarvi come ci sono finita lì e tutti dietro le quinte. Mettetevi comodi perché la storia parte da dicembre, quando ricevo una telefonata da un numero strano. Non ho risposto perché ero al lavoro e di solito non rispondo mai al telefono quando sono al lavoro e soprattutto a numeri sconosciuti. Questa volta però quel numero mi sembrava un tantino diverso dai soliti call center, così ho copiato e incollato il numero su Google e ho scoperto che veniva da una società che fa casting. Ero troppo curiosa, ho provato a richiamare, ma non mi hanno risposto. Qualche giorno dopo ricevo una telefonata dallo stesso numero sconosciuto. Inutile dire che ho risposto alla velocità della luce. Mi chiedono se voglio partecipare ai casting di Guess My Age di Enrico Papi. Non avevo mai visto il programma, ma ne avevo sentito parlare da mia madre e così mi sono detta sì dai, proviamo. Sono andata quindi a questo primo casting. Dopo aver compilato un sacco di carte, facevano entrare a turno gruppi di persone in una stanza, questa dei casting. Una volta dentro, praticamente si finge di essere nel programma. I due responsabili sono là che ti fissano, parlano tra di loro su che età tu potresti avere e poi alla fine si prova ad indovinare, comprese anche tutte le persone che erano là dentro. Poi ovviamente tu devi confermare o no e dopodiché ti fanno delle domande su di te, su cosa fai, eccetera eccetera. Parentesi, quel giorno ho parlato del mio canale. Sta di fatto che ero davvero tranquillissima, ho fatto la mia parte e dopo me ne sono tornata a casa. Dopodiché il nulla. E vabbè, sul cellulare mi ero salvata questo numero di Guess My Age per evitare figuracce future e verso fine gennaio ricevo una chiamata proprio da questo numero. È stata una telefonata metafisica. Ciao, ti chiamiamo per partecipare a una puntata di Guess My Age. Ah sì, dimmi tutto. È sempre stato questo il tuo numero? Sì? Ah, allora ho sbagliato. Ciao, scusa. Ok. Quanto mi sono sentita illusa da 1 a 10? 20. Passa altro tempo. A inizio marzo vengo chiamata di nuovo da Guess My Age per fare un secondo casting. Il venerdì del Cartoomix. Mi hanno prima chiesto di mandare delle mie foto, tipo con gli occhiali e con le trecce, ad un numero WhatsApp e poi mi dicono che devo andare al provino con questi occhiali e con le trecce e vestita da nerd. Boh. Sono andata quindi a questo provino direttamente dopo la giornata passata al Cartoomix. Non ero in cosplay, ma mi sono vestita come mi avevano chiesto. Per scaramanzia non ho detto a nessuno dei miei amici, ho solo detto che avevo un appuntamento e dovevo scappare. Lo sapeva solo Hermes che mi ha accompagnato. Questo secondo provino è stato un po' diverso dal primo perché mi hanno ripreso molto di più, mi hanno fatto molte più domande, ho parlato un sacco riguardo i miei hobby, cosa faccio nella vita, YouTube anche. Mi hanno detto di dire ciao miau. Dopo questa mezz'oretta di provino mi dicono che avrebbero registrato una puntata in diretta quella domenica. Il mio primo pensiero è stato oh no, il Cartoomix. Avevo il gruppo di Utapri la domenica. Non avevo né voglia di tirare buca ai miei amici né voglia di registrare una puntata in diretta, troppa pressione. Però mi sembrava brutto dire di no in quel momento. In ogni caso, se mi avessero presa, mi avrebbero telefonato la sera stessa. Ho aspettato tutta la sera e nessuno mi ha chiamato. Ho un déjà vu. Dopo tutto ciò non mi immaginavo che mi contattassero ancora. E invece mi hanno ricontattato ad aprile. Stavolta per fortuna nessun provino, mi hanno detto che ero stata selezionata per registrare la puntata e alla fine ho accettato. Tra parentesi, per vari motivi stavo anche per rifiutare. Quindi questa era solamente la premessa di come sono finita nel programma. Passiamo al fulcro del video, ovvero come sono andate le registrazioni del programma. So che siete curiosi di sapere come funziona, anch'io lo ero tantissimo. Mi sono incamminata ai casting Magnolia con la mia valigetta. Nella valigetta c'erano vari cambi che ci avevano chiesto di portare. Avevano detto di portare i più belli e stilosi che avete, ma di non portare vestiti con loghi a righe, con stampe geometriche, cose tutto bianco, tutto nero, tutto blu. A questa cosa degli outfit io ci tenevo tantissimo, ho portato 2 dei miei outfit preferiti, più
più altre cose di riserva che non si sapeva mai. Ci hanno fatto entrare nella struttura, abbiamo fatto l'appello e ho scoperto che c'era un'altra ragazza che si chiama Esther. Spoiler, a fine giornata ci ho fatto amicizia e ho scoperto che anche a lei piacciono anime e manga. Eravamo una dozzina e c'erano davvero dei tipi strani lì. C'era una signora che faceva da riserva, che praticamente ha parlato lei per l'80% del tempo, continuava a dire cose, magari curiosità e altro, anche sulla sua vita, insomma. A un certo punto ho anche provato a mettermi nel discorso e lei mi ha zittito malissimo, tipo mi ha parlato da sopra, che odio. Ad esempio una delle cose che ci ha detto è che era impossibile fare una foto con Enrico Papi perché non ce lo facevano incontrare. Praticamente lui, come i concorrenti, non doveva vedere gli sconosciuti, ovvero quelli che vanno là a farsi indovinare l'età. Tra le regole che ci hanno detto è che era vietato parlare durante il programma. Non dovevamo assolutamente fiatare perché altrimenti i concorrenti potevano indovinare la nostra età anche solo da una nostra parola. Poi vabbè, ci hanno detto che dovevamo fare tutto quello che ci dicevano i concorrenti, ovviamente se le richieste erano possibili, e non dovevamo fare facce. La nostra faccia doveva essere poker face tutto il tempo perché appunto non dovevamo far intendere che età avevamo. Come dicevo prima, ci hanno detto di portare dei cambi perché c'era un costumista addetto a vestirci. Questa è stata la parte più ridicola. Praticamente noi gli facevamo vedere cosa ci eravamo portati. Inizialmente mi aveva detto di fare un mix tra i due outfit che più preferivo. Lui, dopo che mi sono cambiata, mi guarda attentamente e fa: ho cambiato idea. Mi fa ricambiare facendo un outfit completamente diverso e indovinate, mi ha fatto cambiare di nuovo al primo outfit che avevo messo. C'erano le signore là che dicevano ma poveretta, e io nel frattempo ero tipo è il suo lavoro, cioè sta là a fare quello, è anche ovvio che faccia così. Il secondo outfit era molto brutto, però lui sembrava convinto perché diceva che sembrava una bambina che andava a giocare al parchetto. Dopo l'outfit ci hanno portato il pranzo e successivamente il ricordo. Per chi non lo sapesse, tra i vari suggerimenti che hanno i concorrenti c'è anche il ricordo. Il ricordo è legato all'anno della data di nascita ed è l'unico momento in cui lo sconosciuto può parlare. Ovviamente non è un tuo vero ricordo, ma una frase che ti forniscono gli autori. La mia era, me la sono segnata: sono un grande appassionato di calcio e ricordo un'immagine che fece il giro del mondo. Quando Zidane diede una testata a Materazzi, quell'anno avevo anni. Ovviamente ho eliminato la prima frase. Ho ripetuto questa frase per tutto il tempo nella mia mente, a memoria, cercando di ricordarmela, e sono andata nella sala trucco. Ora vi spiego come mi hanno truccato perché in molti me l'avete chiesto. La truccatrice doveva rifarsi all'immagine del primo casting. Il problema è che io nel primo casting ero completamente struccata, quindi il trucco era molto semplice. Mi ha messo un po' di fondotinta, alle labbra ha detto che le avevo troppo secche e mi ha messo solo del lucida labbra trasparente, mentre agli occhi mi ha praticamente messo, se non sbaglio, dell'ombretto bianco da questa parte, dell'ombretto nero da questa e un sacco di mascara. Me ne ha messo tantissimo sia su che sotto. Il mascara sotto lo detesto perché mi fa super strana, mentre il mascara su mi è piaciuto tantissimo come me l'ha messo. Ho cercato di imparare e di osservarla mentre me lo metteva. Il problema è che quando una delle organizzatrici mi ha visto ha detto che ero troppo truccata e mi ha fatto togliere tutto l'ombretto. Praticamente avevo dei rimasugli di ombretto nero, ma veramente giusto pochissimo, e il mascara. Niente blush, niente correttore e basta. Effettivamente alla fine ci sono così tante luci sul palco che mi hanno spianato comunque la faccia. Mi sono sparata un sacco di selfie quel giorno. Un'altra cosa che abbiamo fatto prima di registrare è stato visitare il palco con un responsabile che ci ha spiegato tutto quanto. Dalla TV il palco sembra un posto gigantesco, ma nella realtà è davvero la metà di quello che sembra. Un'altra cosa che ci hanno detto è di stare attenti al gradino. Effettivamente nella registrazione dopo ho osservato per bene, ci sono io che guardo per terra stando attentissima al gradino. Io facevo parte della seconda registrazione, quindi abbiamo visto anche la puntata registrata prima della nostra. L'ho visto con molta attenzione anche perché c'erano un sacco di persone che hanno fatto vari errori. C'era uno che ha detto il nome del posto dove lavora, c'era un'altra che si era sbagliata a rispondere e insomma ho cercato un po' di capire bene come affrontare le domande di Enrico Papi. Quando è arrivato il momento di registrare la puntata dove ero io, vi dirò, in realtà ero abbastanza tranquilla, anche perché appunto ci hanno detto più volte che se sbagliavamo
poi venivamo tagliati, insomma, se succedeva qualcosa si poteva tranquillamente rifare, e poi dopo tutto non mi sembravano cose così difficili da fare, dovevo semplicemente dire quanti anni avevo e rispondere a 2 domande di Enrico Papi. Quindi niente, vi danno il via per partire, vado sulla passerella, mi fermo e sto là zitta. Una cosa che ho notato tantissimo è che si sentiva fortissimo il commento del pubblico, perché dietro i concorrenti c'erano tutte queste persone a guardarti e commentavano a voce fortissima, veramente sembrava come se ci fosse una quarta persona lì. Infatti io mi sono un attimo spaventata, non capivo bene da dove provenisse, poi ho capito che era il pubblico, si sentiva fortissimo, c'era un sacco di gente che rideva fortissimo, che commentava, non mi ricordo bene cosa mi hanno detto, ma mi ricordo che mi ha dato fastidio in quel momento, non me l'aspettavo, perché quando vedete il programma non si sente nulla del pubblico, si sentono solo gli applausi e casomai qualche risata. C'è stato il momento in cui i concorrenti mi hanno chiesto di fare di tutto, di mostrare le mani, mostrare la fronte, il collo, cosa volevano vedere? Boh. E inoltre mi hanno chiesto di fare uno squat. Ora, là è stato un momento veramente imbarazzante, ma non tanto per me quanto per loro. Dopo aver fatto questo piegamento si sono pentiti di averlo fatto, perché forse avranno visto sotto la mia gonna, essendomi anche avvicinata, perché avevano scelto lo zoom come indizio. Ecco, miei cari, volevo dirvi che io in realtà metto sempre i pantaloncini sotto la gonna, e quella gonna effettivamente era un po' rigida, era difficile che si sollevasse, ma ho comunque messo i pantaloncini sotto perché non si sa mai. Volevo quindi rincuorare i 2 concorrenti e dirgli che non hanno visto le mie mutande, ma i miei pantaloncini, che poi secondo me non hanno visto nulla, l'oscurità probabilmente. E quindi niente, i 2 concorrenti hanno cercato di indovinare la mia età, non si sono avvicinati per nulla, gli ho fatto scalare tantissimo i soldi dal montepremi e tutti sono rimasti sconvolti dalla mia apparenza. Enrico Papi ha fatto commenti riguardo il mio essere una dodicenne, che in realtà i minori non possono partecipare al programma e cose del genere. In realtà pensavo molto peggio, il mio timore era proprio quello di essere presa in giro, ma per fortuna sono stati comunque simpatici, sono cose che veramente mi dicono tutti. E quindi una volta rivelata la mia età ho risposto alle 2 domandine di Enrico Papi, che tra parentesi io non sapevo quale fossero, lui improvvisa tutto sul momento e anch'io ho dovuto improvvisare. Mi ha chiesto se il mio essere giovane fosse una cosa ereditaria e io in quel momento le tipo sì, e poi è arrivata la domanda che più temevo, mi ha chiesto quanti anni ha il mio ragazzo e che lavoro faccio, ma vabbè. Quindi niente, sono scesa, sono stata attentissima a quel maledetto gradino e sono ritornata dietro il quinte. La prima cosa che ho chiesto è stata: ho sbagliato qualcosa? E l'organizzatrice mi ha detto: no, tranquilla, è andato tutto bene. E quindi niente, sono tornata a casa, yeah! Adesso invece passiamo all'altro momento comico, ovvero le reazioni alla puntata. Io non mi sono rivista, non sapevo come fossi uscita in TV, eccetera. Quindi il venerdì 11 maggio, forse l'avrete visto su Instagram, ma abbiamo fatto una reaction. Io, Laura, Hermes, Mario e Bob. Io ero super agitata, avevo troppa paura di sembrare un imbecille, però effettivamente fare una reaction tutti insieme è stato stra divertente. Laura mi ha detto che ha odiato quando ho detto no. Hermes era contentissimo che avessi detto che avevo un ragazzo, secondo lui non l'avrei detto in TV. Ecco, in realtà ero molto tentata, ma c'è stata un sacco di gente che mi ha visto. Io ho avvisato su Instagram solamente il giorno prima e non pensavo che mi arrivassero così tante foto e video. Spero voi abbiate visto l'episodio, perché non dirò mai più la mia vera età. Per voi dovrò avere sempre, per sempre 13 anni. Se avete altre domande e di cose che ho dimenticato di dire, lasciatemi pure un commento. Come avete fatto ad arrivare fin qua? Grazie mille! Thanks! Noi ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo video. Alla prossima e ciao miau!